Benvenuti ad ATH. Oggi lavoreremo con Giove. Giove è un pony d'Esperia di 5 anni che è arrivato da noi, ha avuto un inizio di addestramento dove ha sviluppato dei caratteri aggressivi, poi da stallone è stato castrato ma ha continuato a mantenere dei comportamenti problematici. Al momento noi abbiamo fatto circa una settimana di lavoro col nostro metodo, però da montato ha sviluppato uno schema che era già stato sviluppato precedentemente il suo arrivo, in cui appena il cavaliere sale su di lui e rilascia un minimo di pressione comincia a sgroppare, comincia a smontonare in avanti finché non scarica il cavaliere. Purtroppo il suo è uno schema, per cui nel momento in cui qualcuno sale lui applica questo schema, al di là dell'applicazione del metodo o meno. Quindi dobbiamo andare a lavorare su un altro campo, con un altro sistema con lui, ovvero il gioco del buono e del cattivo, che oggi vedremo come lo applicheremo. In questo frangente faremo in modo che due persone lavorino contemporaneamente e il cavallo debba portare l'attenzione su solo una delle due persone. Mi aiuterà Lisanna in questo lavoro, che farà la parte del cattivo, mentre io cercherò di fare la parte del buono, ovvero della persona che lo rassicura. Io sarò in sella a rassicurarlo, mentre chi è da terra farà la parte di chi impartisce gli ordini. Pian piano in questo sistema faremo in modo che il cavallo accetti la figura del cavaliere. Vedete che per questo lavoro oggi ho preferito utilizzare, li uso spesso, ma quando lavoro con cavalli di questo genere assolutamente preferisco avere questi strumenti, un pettorale e un back cinch, per mantenere la sella in posizione. È molto probabile che il cavallo sgroppi oggi, è molto probabile che attui il suo schema, che noi cercheremo di correggerlo. Quindi voglio essere sicuro che la mia attrezzatura mi possa accompagnare. Normalmente resta a terra chi ha più esperienza per gestire la situazione. Okay? Oggi salirò io, perché comunque Lisanna sa fare questo tipo di lavoro e mi posso fidare. Ma se dovete scegliere una persona a terra, scegliete qualcuno che abbia esperienza, perché chi vi può salvare da quelle situazioni lì è la persona da terra. Quindi adesso Lisanna comincerà il lavoro, prenderà in mano Giove e comincerà soprattutto con gli esercizi di rispetto. Principalmente il cavallo deve imparare a seguire la direzione, a fermarsi, a spostare il posteriore, sono le cose di base. Dopodiché cercherò di salire io su di lui. Lisanna, vieni pure, prendi pure Giove e comincia con gli esercizi. Ok, Lisanna adesso ha lavorato con Giove, l'ha ripetuto gli esercizi di rispetto e di controllo. Abbiamo applicato questa specie di Acmor, questa specie di Bosal, per avere più controllo dei suoi movimenti. Quindi adesso cosa andremo a fare? Innanzitutto vado a ricontrollare che la mia attrezzatura sia salda, quindi stringo il sottopancia, controllo back cinch e pettorale siano sicuri. Ok, mi assicuro di avere del controllo laterale, molto bene. Questa è una cosa fondamentale, se io non ho questo è inutile che io salga. Ok, ripetiamo. Molto bene. E ripetiamo. Vedete verso destra che oppone alcune resistenze, quindi continuo e ripeto, bene. In questo momento la cosa principale che voglio è la sicurezza, poi andrò a rifinire i comandi in un secondo momento. Ma quando abbiamo cavalli di questo genere, per prima cosa dobbiamo lavorare sulla sicurezza.
quindi avere la certezza di avere del controllo. Ok. Dobbiamo vincere uno schema, non una paura. E riprovo. Ok. Molto bene. Molto bene. Ok. Stiamo di qua. Ora comincerò a salire. Mettiamo in posizione che possiate vedere. Manterrò. Adesso lui continua a spostarsi, ci rimettiamo in posizione. Ok. Ok, mentre io salirò, Lisanna cercherà di tenere sotto controllo il posteriore per avere la certezza che non cominci a sgroppare già da subito. Tengo sotto controllo il piego del naso verso l'interno, comincio la mia salita. Non appena Lisanna vedrà dei movimenti contrari alla mia presenza, comincerà ad agire sul posteriore. Ok. Ok. E ci sono. Ok, ora i comandi li darà Lisanna da terra, io dovrò solo rassicurarlo. Fallo pure partire, braccio, voce. Ok, più pressione, più pressione, più pressione. Ok. Ok, fallo ripartire. Lasciagli un po' di spazio. Molto bene. Vedete che se riusciamo a togliere la distrazione del cavaliere, dobbiamo far capire al cavallo che non è il cavaliere il problema, ma chi è a terra in questo momento. E lo devo rassicurare da sopra. Molto bene, lasciagli un po' più di lunghina, aumenta il raggio. Ok, prova a fermarlo. Cambia direzione. Io mi preparo ad usare la piega verso destra. Aumenta il raggio. Aumenta. Ok, prova a fermare. Sta bene. Cambiamo di direzione di nuovo. Ok, aumenta il raggio. Aumenta. Prova a chiedere un galoppo. E rallentiamo. Io sto già comunicando con il mio corpo come un primo imprinting per i comandi futuri. Sto staccando le gambe, porto indietro il mio peso e stop. Proviamo il galoppo nell'altra direzione. E aumento pure il raggio e provo a mandarlo.
Ok, proviamo a fermarlo. Ok. Proprio il caso di dirlo, bastone e carota, io lo rassicuro, lei invece dà gli esercizi. Ok, comincia a provare a fare delle flessioni. Ok. A sinistra mi resiste, quindi ci lavoro. Ok. Chiamo. Ok. Ora provo a farlo partire io, vedremo cosa succede. Schiaccio le gambe. Lisanna rimane pronta a intervenire. Lasciagli pure più campo. Ok, provo a richiedere un trotto. E provo a chiedere un galoppo. Molto bene. E chiedo la fermata. Molto bene. Provo, cambio di direzione. Ok. E rallento. E stop. Ok. Ok, prova a invadere, vediamo se riusciamo a riportarlo indietro. Ok. Ok. Prova a farlo ripartire, lasciagli più campo. Lasciagli più campo. Proviamo a farlo andare al passo. Prendo un po' di contatto. Ok. E rilasso. E lo ricompenso. Facciamo andare un po' più all'esterno, non tenerlo troppo stretto. Che proviamo un cambio di direzione all'interno. Cambio di direzione all'interno vuol dire che Lisanna andrà a lavorare sulla spalla sinistra. Pronta? Ok. Provo a aumentare il raggio un pochettino. Ok. Ora Lisanna invece andrà a lavorare sulla spalla destra sul prossimo cambio di direzione. Sei pronta? E di nuovo sulla spalla sinistra. Pronta? Di nuovo sulla spalla destra. Pronta? Via. Di nuovo, pronta? Ancora una, pronta? Ok. In questo modo comincio ad associare i miei comandi da sella a quelli da terra. Quando ho un cavallo particolarmente problematico o che ha dei problemi con il cavaliere, cerco di lavorare in questa maniera, in modo da riassociare i comandi da terra, da non concentrare tutta l'energia del cavallo contro il cavaliere. In questo modo vedete che i cavalli si rilassano più velocemente e non si mettono contro il cavaliere. Qualche giorno in questo lavoro
e il suo schema scomparirà e comincerà a collaborare con il cavaliere. Perfetto. Stop. Molto bene. Bravo Giove. Attendiamo che sia fermo per scendere. Ok. Molto bene. Avete visto come questo lavoro in coppia, con questo gioco che abbiamo chiamato del buono e del cattivo, crei una sorta di confusione positiva per noi, per il cavallo, perché in questo modo il cavallo non riesce a concentrare tutta la sua energia contro il cavaliere, ma si deve dividere fra la persona a terra e il cavaliere, fino a che associa nella persona da terra il lavoro e nel cavaliere la ricompensa. In questo modo arriverà ad accettare il cavaliere. Come dicevo, con lui adesso andremo avanti un altro 2 o 3 giorni con questo esercizio. Cominceremo a mettere insieme anche altri lavori, associandoli sempre a quelli che abbiamo visto a terra. Abbiamo visto il mobile spalle, andremo a lavorare sullo spostamento del posteriore, creiamo tutta una serie di esercizi che già da terra li sa fare, li associamo al lavoro in sella e già cominciamo a mettere gli aiuti che metteremo un domani in sella. In questo modo l'apprendimento del cavallo diventa molto più rapido e non si mette contro le richieste del cavaliere, quello in sella chiaramente, perché conosce già le richieste da terra, è solo questione di associarle. Affrontare un cavallo che ha uno schema è ben diverso da un cavallo con una paura. Se la nostra intenzione è quella di addestrare cavalli, se la nostra intenzione è quella di risolvere un problema con il nostro cavallo, sappiamo che se siamo di fronte ad uno schema, questo schema lo dovremo affrontare. Il che vuol dire, in questo caso, nel caso di Giove, un cavallo che sgroppa, dovrò poter rimanere su un cavallo che sgroppa. Non posso cercare di girare attorno al problema e sperare di risolverlo senza mai affrontarlo. I cavalli con degli schemi sono più impegnativi da risolvere, proprio perché vanno affrontati, vanno presi di petto, quindi se il cavallo sgroppa dovrò lavorare sulla sgroppata, se il cavallo impenna dovrò lavorare sull'impennata. Non posso sperare di non causare mai lo schema con l'intento di evitarlo, perché prima o dopo questo mi tornerà fuori. Di contro sarebbe più semplice lavorare un cavallo con delle paure, perché lo si rassicura e allora sì, si può, evitando il problema, pian piano rassicurare il cavallo. Quindi se il nostro intento, come dicevo, è quello di andare a lavorare dei cavalli o pensiamo di addestrare i cavalli, ma non abbiamo il coraggio di affrontare queste situazioni, forse è il caso di rivolgerci a un professionista e non di cercare di emulare qualche lavoro che non siamo in grado poi di gestire. Sono passati alcuni giorni da quando abbiamo iniziato con Giove il gioco del buono e del cattivo, ne abbiamo portato avanti nel frattempo il lavoro, siamo passati a un'imboccatura nel frattempo, come vedete, dall'Acmor siamo passati all'imboccatura, quanto appunto il lavoro è andato avanti, Giove aveva già una minima base per cui abbiamo potuto accelerare rapidamente i tempi di lavoro. Quindi oggi vediamo, dopo un po' di giorni di questo lavoro, a che punto siamo arrivati. Come abbiamo proceduto? Come avete visto, nella prima parte abbiamo lavorato con un Acmor collegato a una lunghina dove il cattivo da terra metteva pressione al cavallo, mentre il buono da sella lo rassicurava. Siamo passati poi in una seconda fase in cui la persona in sella si slegava dalla persona a terra, quindi non c'era più una lunghina che teneva il controllo del cavallo. E si è continuato comunque a mantenere l'attenzione di Giove sul cattivo al centro, mentre il buono continuava a rassicurarlo e cominciava a dirigerlo tramite le redini. Pian piano abbiamo allungato le distanze, per cui ci siamo sempre più allontanati dal cattivo al centro del campo, mentre il cavallo chiaramente cominciava a prendere sempre più fiducia sul cavaliere. A questo punto proviamo oggi a vedere da solo il cavallo senza più riferimento centrale se ha ritrovato la fiducia del cavaliere. Okay? Quindi oggi proveremo a salire senza la figura di riferimento centrale e vedremo come andranno le cose. Prima di salire chiaramente voglio essere sempre sicuro di avere la mia flessione laterale.
è quello che mi consente di avere la sicurezza del cavallo. Ok? Siccome è uno schema che lui probabilmente ha applicato per parecchio tempo, abbiamo bisogno di altrettanto tempo per riuscire a fissare la problematica. Quindi non mi posso aspettare che per 2 o 3 giorni il cavallo non mi faccia più questa cosa e questo significhi che non la farà mai più. Può essere che cerchi di tanto in tanto di ripropormela. Quindi è giusto dare fiducia, ma cerchiamo di essere preparati alle situazioni, ok? Quindi cosa farò? Mantengo il contatto con la redina diretta, quindi testa verso di me per prevenire ogni situazione. Controllo le mie fasi di salita. Mi assicuro che sia rilassato in ogni sua fase. Ok. Ok. Qui lo vedo un po' nervoso. Ok. E aspetto che si rilassi. Lo richiamo. E aspetto. Ok, devo sentire la sua rilassatezza, devo sentire che mi accetta. Lo devo rilassare, devo far capire che va tutto bene. Ok, passo. Ok. Non lo rilascio subito, altrimenti gli darei la possibilità di trovare un modo per ritornare nel suo vecchio schema. Ok, lo aspetto, devo sentire sotto di me, di non sentire più che altro la tensione della volontà di sgroppare in avanti. Quando sento che si è rilassato, ok, allora comincerò. Vedete che sta ancora cercando di rilassarsi, lo aspetto. Ok, adesso sento che si è rilassato, comincio con le mie flessioni. Faccio capire che non parto subito a lavorare, voglio fargli capire che una volta salito in sella non inizio subito il lavoro, non parto subito in avanti, dandogli così un modo di ritornare nel suo schema. Ok. Siccome la sgroppata è un movimento molto in avanti, questo è un po' irrigidito, quindi ok. Siccome la sgroppata è un movimento molto in avanti, metterò un accenno di movimento indietro, in modo da togliergli completamente dalla mente il fatto di andare in avanti. Quindi prendo un po' di contatto, ok, e un paio di passi indietro. Ok, vedete la distensione dell'incollatura, vedete che il cavallo si è già rilassato. A questo punto posso permettermi molto lentamente di partire, facendogli capire comunque che ho sempre il controllo della sua direzione. Ok, quindi redine diretta, chiedo una flessione, redine diretta, chiedo una flessione, vedete l'incollatura che scende, molto bene, vuol dire che non c'è tensione, vuol dire che il cavallo ha cominciato a rilassarsi. Ok, molto bene. Oh. Ok, abbiamo visto come procedendo per gradi, togliendo l'attenzione del cavallo sul cavaliere, togliendogli di fatto la sfida, siamo riusciti a togliere, o perlomeno a limitare per ora, chiaro che ci vorrà ancora del tempo, ma siamo riusciti a limitare di molto le sue reazioni, i suoi schemi di litigata con il cavaliere. Ha cominciato ad accettare la situazione ed è arrivato ad accettare il cavaliere in una maniera decisamente più rilassata. Tutto questo in pochi giorni di lavoro alla fine. È chiaro che il lavoro non è finito qua, non posso aspettarmi che ora il cavallo non lo farà mai più per tutta la vita, ma sicuramente abbiamo messo delle buone basi che dobbiamo continuare per un periodo finché quel ricordo di quello schema lì non sarà completamente cancellato dalla sua mente. Per oggi da Amedeo e Giove questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.